Riuscire a ottenere risultati grazie alle proprie strategie di marketing è il sogno di chiunque abbia un'azienda. Come fare però a trovare la strada giusta? In questo video scopriamo la dura verità e quali sono i fattori chiave nel complesso scenario di oggi. Central Marketing Intelligence, buongiorno, sono Giovanni Zanier, come posso esserle d'aiuto? Ok, quindi vorrebbe una ricerca di mercato sulle borsette da donna, ho capito bene? Ok, mi provi a dare un po' più di contesto che capiamo se la possiamo aiutare. Quindi vorrebbe che l'aiutassimo a individuare la borsetta perfetta che finalmente le farà fare il botto con la sua azienda? Ok, lei quindi vorrebbe una sorta di responso tipo l'oracolo di Delfi, giusto? Ok, guardi, glielo dico sinceramente, noi siamo esperti di dati, non siamo dei veggenti stregoni. Questa è una scena purtroppo molto comune, che si verifica quasi ogni giorno alla CMI. Ci chiamano per chiederci aiuto nello scegliere il prodotto perfetto per far crescere finalmente l'azienda, oppure di trovare la campagna giusta da lanciare per diventare virali e raggiungere migliaia, milioni di persone. Vuoi sapere il segreto? Ma prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube, di attivare la campanella per non perderti i nostri video su come acquisire tutte le competenze fondamentali oggi per prendere definitivamente il controllo del tuo business, ovviamente grazie ai dati. E ora torniamo al segreto come ti ho promesso. In realtà la dura verità è che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi. Infatti non esiste il prodotto che se lanci ti farà ottenere risultati straordinari o la singola campagna che se metterà in piedi vedrà finalmente i tuoi prodotti invadere il mercato se oggi non li sta comprando nessuno. E sappi che se qualcuno te lo dice, te lo fa credere, ti dice ma certo si può fare, o mente sapendo di mentire oppure è un veggente stregone. Proprio così, perché ormai con i cambiamenti tecnologici, economici e sociali degli ultimi 50 anni, in tutti i settori il panorama competitivo è diventato molto più complesso. I clienti sono molto più sofisticati, più informati, i concorrenti sono ormai globali, le piattaforme di advertising sono sempre più affollate e quindi costose e la domanda di qualsiasi prodotto è ormai satura. Non basta più alzare la saracinesca e aspettare che arrivino i clienti, non basta più nemmeno avere una laurea, un brevetto o un passato di successi per poter avere la garanzia di ottenere risultati nel futuro. In questo scenario la soluzione non passa per la singola idea geniale o per un post che inspiegabilmente diventa virale superando magari il 1.000.000 di visualizzazioni. Certamente ci sono alcuni casi di successo nati in modo inaspettato, però sono appunto casi sporadici, non sono certo la norma. E molto spesso si chiama fortuna, non certo avere il controllo di ciò che devi fare per far crescere il tuo business. I fattori che devi tenere in considerazione ovviamente sono moltissimi, tuttavia dalla nostra esperienza abbiamo visto che ce ne sono due davvero particolari. Il primo potrà sembrarti banale, ma è una condizio sine qua non. Devi avere un prodotto o servizio che risolva davvero un problema a un gruppo di persone, per il quale queste persone o altri siano disposti realmente a pagare. Il tuo modello di business deve quindi essere ben delineato, con una value proposition strutturata e con tutti i tasselli coerenti tra loro. Di questo abbiamo parlato anche in altri video. Il secondo elemento chiave è creare un ecosistema di marketing che ti aiuti davvero a raggiungere continuamente il gruppo di persone a cui ti vuoi rivolgere. Oggi sempre di più il successo si basa sulla regola delle 3F. Fatto, fatto bene e soprattutto fatto sapere. Infatti potresti avere anche il prodotto o servizio migliore al mondo, ma se nessuno lo conosce sarebbe un po' come non averlo. Per questo hai bisogno di creare un ecosistema di marketing che ti aiuti a raggiungere costantemente il giusto target col giusto messaggio nel momento giusto. Perché ecosistema? Perché non basta avere un canale unico. Uno è il numero peggiore per il business. Se anche funzionasse, basterebbe un minimo cambiamento nell'algoritmo, un account bannato, un nuovo concorrente che investisse più di te e saresti finito. In più ormai non basta più un solo messaggio, una sola interazione di marketing per spingere un potenziale cliente all'acquisto, ma i punti di contatto che i clienti si aspettano di avere con un brand sono diventati molteplici e interconnessi tra loro. Questo è un punto estremamente importante. Come sai, infatti, negli ultimi mesi stanno letteralmente esplodendo i costi degli annunci pubblicitari. Oggi infatti è normale spendere fino a 5 euro per un click su un annuncio Google oppure 20 euro per far fare
fare il download di una guida. Tra l'altro di questo ti abbiamo già parlato in un altro video che abbiamo proprio dedicato a come scegliere il canale più adatto. Ovviamente lo trovi nel nostro canale YouTube. Immaginati di aver appena speso 3 euro per un click al tuo annuncio pubblicitario. L'utente arriva sulla tua pagina e dopo 3 secondi la chiude senza compiere nessuna azione. O hai la macchinetta automatica per stampare soldi, ovviamente anche tu non puoi permetterti di perdere quest'utente senza che almeno ti abbia lasciato i suoi dati di contatto. Per non perderlo, devi impostare dei cosiddetti funnel, delle sequenze di azioni previste in anticipo, dei veri e propri sistemi che mantengono l'utente all'interno appunto del tuo ecosistema. I funnel sono sempre esistiti, ma oggi passano dall'essere lineari e molto semplici, con un unico ingresso, una sola call to action, una sola azione dopo l'acquisto, ad essere sempre più complessi, intrecciati su più canali, pensati per adattarsi appunto al percorso d'acquisto di ogni cliente. Il tema dei funnel è molto complesso, quindi ne parleremo in altri video dedicati proprio a questo tema nelle prossime settimane. Aumenta la complessità e di conseguenza aumentano le difficoltà, ma è solo così che anche tu potrai permetterti di acquisire i primi clienti andando anche leggermente in perdita, per poi ovviamente aumentare il valore economico del tuo cliente nel suo intero ciclo di vita, il cosiddetto lifetime value. Per costruire dei funnel strutturati ovviamente serve tempo, continue ottimizzazione e capisci bene che è qualcosa che non si mette in piedi in pochi giorni. Ovviamente è necessaria una presenza omnicanale che va coordinata nelle giuste sequenze per ogni singolo touch point. Come fare? Beh, innanzitutto ti servono i giusti software, ti servono conoscenze su come si impostano le automazioni, le campagne ads e anche i collegamenti tra sistemi diversi, ma soprattutto ti servono i dati. In ogni step, per decidere come muoverti, quali canali scegliere, su quali prodotti puntare, quali messaggi utilizzare, devi guardare una serie di dati chiave. Vediamoli velocemente. Innanzitutto devi conoscere alla perfezione il tuo cliente target, devi capire le azioni che potrebbe fare e i messaggi che lo potrebbero spingere da un'azione all'altra. Già, devi mettere su una vera e propria macchina e soprattutto devi monitorarla giorno per farla funzionare sempre meglio. Altrimenti sarebbe un po' come avere una macchina che non funziona più e chiedere al proprio meccanico di darle giusto una sistematina tanto per rimetterla in moto, ma senza davvero preoccuparsi che la macchina sia affidabile e sicura, quando in realtà sappiamo bene che dovremmo rifare i freni, la frizione, magari sostituire i pneumatici e probabilmente anche noi avremmo bisogno di fare un corso di guida sicura. Ti serve un approccio strutturato, olistico e non certo un intervento di tipo cosmetico. E tu, quali difficoltà stai incontrando e come stai strutturando il tuo ecosistema di marketing? Scrivicelo nei commenti per poterti dare consigli mirati. Iscriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanella per ricevere la notifica sui nostri video settimanali e metti like a questo video se ti è stato utile. Alla prossima e nel frattempo ricorda, Think Big Data!